Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi raccontiamo tutto, passo dopo passo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e lasciate un like, vi promettiamo un aggiornamento completo su quello che, da questa mattina, ha scosso l'intero mondo dello spettacolo. All'alba, quando la città non era ancora del tutto sveglia, un'ambulanza ha attraversato le strade semivuote dirigendosi verso una clinica privata. All'interno c'era Yağmur Yüksel, l'attrice amatissima dai fan, appoggiata alle infermiere, il viso pallido, le labbra tirate dallo sforzo, una mano premuta sul ventre come se quello fosse l'unico modo per tenere insieme tutto ciò che minacciava di crollare. Le immagini hanno fatto il giro del web in pochi minuti, e il silenzio ancora sospeso del mattino è stato sostituito da un brusio incessante. Preoccupazione, domande, messaggi di incoraggiamento, supposizioni che si accavallavano una sull'altra. Mentre le porte della clinica si chiudevano dietro di lei e il personale sanitario faceva il suo lavoro, gli occhi di tutti si sono spostati su Bar Bakhtas. Di solito sicuro, deciso, abituato a gestire i microfoni e la pressione come un professionista, oggi è apparso diverso. Le spalle leggermente curve, lo sguardo perso in un punto indefinito, la voce che non partiva subito. Non erano il trucco delle luci o l'angolo delle telecamere, c'era qualcosa di reale, di crudo, che non si vede quasi mai nei riflettori. Poi ha parlato, e con quelle parole ha ribaltato ogni previsione. Non posso più tacere. È il momento di raccontare tutto quello che è successo tra me e Yağmur, senza filtri, ha detto con un filo di voce. Bar ha ammesso di aver compiuto errori che l'hanno ferita nel profondo. Errori che non si cancellano con una foto perfetta o una frase a effetto sui social. Ha raccontato della sua insicurezza, di quella tendenza a chiudersi proprio quando sarebbe stato il momento di aprirsi, di essere presente. Ha riconosciuto che le sue assenze, lavoro, pressioni, e quel modo di mettere in pausa i sentimenti quando la vita chiede tutto e subito, possono avere alimentato lo stress di Yağmur. Non ha cercato attenuanti. Non ha puntato il dito contro nessuno. Anzi, quando è emersa la domanda che tutti sussurravano da giorni, la voce che parla di una terza persona intorno a lei, lui non ha negato di sapere delle voci. Ma non ha accusato. Se ha cercato protezione altrove, se ha sentito il bisogno di circondarsi di qualcuno per sentirsi al sicuro, è perché io non sono stato il partner che meritava. La responsabilità è mia, ha dichiarato. Parole che hanno lasciato attoniti giornalisti e fan. L'attimo più intenso, però, è arrivato quando Bar ha messo il suo orgoglio da parte e ha parlato d'amore. L'amo. Ma l'amore, da solo, non basta se non sai come prenderti cura di chi ami. Punto. Le lacrime gli hanno solcato il viso, senza sceneggiatura, senza rete. Una vulnerabilità così nuda, in pubblico, non l'avevamo mai vista da lui. È stato un crollo e, insieme, un gesto di verità. Come se tutte le difese si fossero arrese nello stesso istante. Intanto, nella stanza d'ospedale in cui Yağmur veniva monitorata con attenzione, la televisione era accesa. Non forte, non invadente. Un filo di voce dal monitor, un sottopancia con il suo nome, e le parole di Bar che arrivavano dentro come un eco lontano. Quando le frasi hanno raggiunto la sua stanza, proprio quelle frasi, qualcosa si è spezzato. A raccontarlo sono stati gli sguardi di chi era presente. Yağmur si è lasciata andare a un pianto silenzioso. Una commozione intensa che non aveva bisogno di rumore. C'era dolore, c'era un accenno di sollievo, c'era la stanchezza di chi ha portato troppo a lungo un peso difficile da spiegare. Ha chiesto al personale una sola cosa: non voglio vederlo. Non adesso. Punto. Nessun rancore urlato, nessuna scena plateale. Solo il bisogno impellente di proteggere il proprio equilibrio in un momento fragile. Fuori, intanto, il mondo impazziva. Davanti alla clinica, un via vai ordinato ma teso. Amici, volti noti passati di corsa senza dichiarazioni, fan che portavano fiori, biglietti, intenzioni buone e domande che nessuno sapeva come porre. Sui profili ufficiali delle due star, i commenti si moltiplicavano con la velocità del vento. C'era chi pregava, chi ricordava scene di film e serie in cui il loro legame sembrava invincibile, chi implorava calma e rispetto. Chi chiedeva aggiornamenti medici come se la certezza potesse guarire una preoccupazione che bruciava a distanza. Nel pomeriggio, una voce dall'interno della clinica ha fatto sapere che le condizioni di Yağmur erano sotto controllo e che i medici la stavano seguendo passo dopo passo. Lei, emotivamente scossa, voleva silenzio.
Nessuna decisione affrettata, nessuna risposta precipitosamente data per accontentare la curiosità del momento. Aveva bisogno di tempo, e quel tempo le spettava. Il suo telefono, dicono, è rimasto su un comodino, schermata nera, notifiche zittite. Una scelta di autodifesa. Tutto questo, però, non ha impedito a Bar di continuare il suo percorso di responsabilità. In serata, quando molti avrebbero preferito sparire, lui ha chiesto ai giornalisti di poter aggiungere qualche parola. Non per raccontare dettagli, non per lavare i panni in pubblico, ma per ribadire un concetto. Non cerco perdono adesso. Voglio solo non sottrarmi. Se c'è qualcuno da proteggere, quella persona è Yamur. Io posso aspettare, punto. Un messaggio semplice, quasi sussurrato, che ha risuonato come un gesto in controtendenza rispetto alla frenesia che chiede sempre l'ultima novità. Dietro a tutto, ci sono giorni e notti che non conosciamo. C'è il peso di una relazione vissuta sotto i riflettori, con l'obbligo implicito di non mostrare mai crepe. C'è la stanchezza accumulata sui set, i ritmi forsennati, la sensazione che ogni assenza lasci un segno più profondo di quanto si immagini. E c'è anche la paura, quella che lui ha chiamato insicurezza, che nelle coppie più esposte si trasforma in silenzi lunghi, incomprensioni a catena, parole non dette proprio quando servirebbero di più. L'ombra di un'altra presenza, vera o solo immaginata, non fa che amplificare tutto, e Bar questo lo sa bene. Per questo, invece di inseguire la caccia al colpevole, ha deciso di fermarsi e guardare in faccia le proprie responsabilità. Le testate hanno rilanciato i video della sua dichiarazione, fotogramma dopo fotogramma, la mano che si stringe, il respiro che cambia, lo sguardo che evita per un attimo l'obiettivo. Ogni gesto è stato interpretato, ingrandito, sezionato. Eppure, al di là della spettacolarizzazione inevitabile, rimane un dato umano incontestabile, l'amore dichiarato, accompagnato dalla consapevolezza che non sempre l'amore basta. Una frase che, nelle relazioni, fa più rumore di qualunque rivelazione piccante, perché mette in discussione l'illusione più comoda, che il sentimento, da solo, sia una garanzia. E Yamur, dopo quel pianto trattenuto, ha chiesto riposo. Le infermiere hanno raccontato con discrezione un quadro fatto di piccole cose. La luce abbassata, una tazza tiepida lasciata a metà, gli esami programmati, la porta chiusa con delicatezza per evitare rumori inutili. Qualcuno ha provato a farle arrivare il sostegno del pubblico, qualche collega ha chiesto di poterle scrivere un biglietto. Lei ha ringraziato senza parole, con un gesto della mano. Sta mettendo al primo posto la sua salute e la sua pace interiore. Non vuole che nulla, in questo momento, pesi più di quanto già pesi. Tra i fan, la frattura è evidente ma composta. C'è chi crede nel perdono e chi pensa che certi confini, una volta varcati, non possano più essere attraversati nello stesso modo. C'è chi ripete che i problemi si risolvono tra le mura di casa, e chi ritiene che sia proprio il coraggio di esporsi, come ha fatto Bar, a salvare ciò che vale. In molti, però, sono uniti nella stessa speranza, che lei stia bene, che ritrovi respiro, che possa scegliere con lucidità senza la pressione del clamore. Intanto, l'entourage prova a fare scudo. Nessuna conferma sulle voci che riguardano un terzo, nessun dettaglio sulla natura della crisi. Una sola linea comune, rispetto. Bar non ha chiesto contatti, nonostante il desiderio evidente di abbracciarla e chiederle scusa a bassa voce. Yamur ha imposto distanza, una distanza che non suona come vendetta ma come cura. Lui ha accettato. E in quel gesto, forse, c'è il primo segno concreto di cambiamento. La domanda che tutti si fanno, adesso, è la più semplice e la più difficile. Questa coppia sopravviverà alla tempesta emotiva, o siamo davanti al capitolo finale? Nessuno può dirlo. Non oggi. Le parole di Bar, pur nel loro dolore, hanno avuto il coraggio di un taglio netto. Non promettono miracoli, non costruiscono fiabe all'ultimo minuto. Dicono, se ci sarà un seguito, sarà perché entrambi avranno scelto di riscrivere insieme. Se sarà un addio, sarà per non farsi più del male. In qualunque direzione, la bussola resta la stessa, la serenità di Yamur. Noi, da qui, vediamo scene che si sovrappongono come fotogrammi di un film che non sappiamo come vada a finire. La sirena dell'ambulanza, il corridoio lucido della clinica, un mazzo di fiori dimenticato su una sedia, la camicia stropicciata di Bar, le parole che tremano e poi si fermano. Il televisore acceso su un canale all news, il telecomando abbandonato, un respiro profondo che prova a rimettere ordine.
E poi il silenzio, quello vero, che arriva quando cala la sera e il rumore del mondo, per un attimo, si attenua. Quello che possiamo dire, ora, è che ogni gesto conta. Conta il rispetto dei tempi di Yamur. Conta la scelta di Bar di non scappare dalle sue responsabilità. Contano i messaggi dei fan che non pretendono, ma sostengono. La storia di oggi non è un gossip qualsiasi. È la radiografia di un amore messo alla prova, dove la fragilità non è un difetto ma un fatto, e la forza sta nel non travestirla. Vi terremo aggiornati con ogni sviluppo, ma senza inseguire il sensazionalismo. Se arriverà una nota ufficiale, se ci saranno miglioramenti clinici da condividere, lo saprete qui, su Stelle Turche Rivelate. Per ora, lasciamo che il tempo faccia il suo lavoro, che le parole si depositino e che i protagonisti possano ascoltarsi davvero, senza coro. Voi cosa pensate? Credete che Bar e Yamur sapranno ritrovarsi dopo questo scossone, o che la verità emersa oggi segni un punto di non ritorno? Scrivetecelo nei commenti, con il cuore in mano e la testa lucida. E se questo racconto vi è stato utile per capire meglio, anche solo un po', quello che sta accadendo, iscrivetevi al canale e restate con noi. Grazie per averci ascoltati, e abbiate cura del vostro cuore, proprio come speriamo che loro si prendano cura del loro.